Buongiorno cari amici elettronauti, ben ritrovati in questa nuova recensione. Oggi siamo in compagnia di BMW i4, l'unica vera berlina elettrica ad essere in competizione con i big dell'elettrico. La casa dell'elica questa volta ha affilato veramente le unghie. Ma prima di cominciare ragazzi, come sempre, se mi riterrete degno, non mi dispiacerebbe un like e perché no magari anche che vi iscriveste al canale. Questa i4, come dicevo, è un'auto molto importante per la casa dell'elica perché ha il delicato compito di convincere la clientela abituata al piacere di guidare, da sempre slogan e prerogativa del brand, con una berlina a trazione elettrica a baricentro basso, alta quasi 1,50 m, lunga 4,7 e larga 1,9. L'esemplare da noi oggi provato è di un colore grigio chiaro chiamato dalla casa Brooklyn Grey Metallic, che rende la silhouette nell'insieme accattivante ma allo stesso tempo decisamente sobria. La prima cosa che cattura l'occhio osservandola da davanti è la presenza della grande calandra anteriore a doppio rene che, a differenza dei modelli a motore termico, qui è contornata da una grembialatura color blu tipica dei modelli elettrici e anche grigia volendo, completamente chiusa chiaramente per favorire l'aerodinamica ed integrare i sensori ADAS di livello 2 assieme a sotto al piccolo pannellino radar per il cruise control adattivo. Continuiamo poi a guardare questo frontale aggressivo dove possiamo anche notare la presenza dei fari laser LED, optional secondo me irrinunciabile per chi spesso si trova alla guida in condizioni di scarsa luminosità, portando il fascio di luce, pensate, fino a 650 metri. Passando poi alla vista laterale possiamo notare il badge del pacchetto M Sport qui davanti che identifica l'appiglio sportivo della vettura. Completano poi il tutto le vere prese d'aria sia nella parte inferiore che nella parte davanti e poi come non notare questo bellissimo cerchio da 19 pollici chiamato Styling Y, ma nel configuratore di BMW ci sono anche altre scelte interessanti. Seguendo poi con lo sguardo le linee fino al posteriore, risaltano sulla zona del paraurti inferiore questi estrattori dell'aria situati al posto degli scarichi. Qui BMW probabilmente avrebbe potuto differenziarsi un po' dalla versione endotermica, ma salendo con lo sguardo ed aprendo il portellone elettroattuato possiamo apprezzare l'ampia volumetria del bagagliaio posteriore, ottimamente e completamente rifinito con una cappelliera integrata alla quinta porta. Aprendo poi il trunk posteriore abbiamo dell'ulteriore spazio, però per metà occupato dal subwoofer dell'impianto stereo Harman Kardon, qui in dotazione. E passando ai freddi numeri, il baule è in grado di stivare 470 litri che diventano 1290 poi con i sedili abbattuti, nel nostro caso frazionati 40-20-40. La derivazione della multialimentazione di questa piattaforma si nota non solo partendo dalla presenza sopra l'asse motrice posteriore del motore che è alloggiato dopo il piccolo frank posteriore, ma anche aprendo il cofano anteriore, qui si può notare un grosso carter che cela tutta l'impiantistica, ad esempio pompa di calore, eccetera eccetera, cioè guardate, e dentro praticamente è vuoto. Ci starebbe tranquillamente un frank, magari secondo me anche da 60 litri, anche forse di più. Parliamo poi nel dettaglio adesso del sistema di ricarica, perché al di sotto del pianale abbiamo alloggiata una batteria da 84 kWh capace di essere ricaricata ad un massimo di 11 kW in corrente alternata e fino a 200 in corrente continua. Non male direi, considerando anche i 340 cavalli di questa versione che, se utilizzati al meglio, possono portare l'autonomia fino a 590 km in ciclo VLTP. Numeri ragazzi che avremo modo di testare nella consueta prova dei consumi, quindi come sempre vi invito ad iscrivervi al canale ed accendere la campanellina. Sedendoci a bordo poi possiamo notare il doppio schermo in pieno stile BMW appoggiato su una plancia rivestita in morbida ecopelle con finiture in simil alluminio lucidato con al centro il sistema iDrive 8 che abbiamo avuto modo di apprezzare per la sua ottima e fluida integrazione nella recensione di BMW iX. E se vi siete persi il video, andate a cercarvelo. Scendendo poi per il tunnel centrale possiamo notare il minimalismo dei tasti fisici che si riducono in pratica al solo controllo del volume, delle tracce, al tasto hazard e due pulsanti veloci per lo sbinamento dei vetri anteriori e posteriori. Successivamente poi troviamo un vano a scomparsa con dei portabicchieri, una piastra di induzione per la ricarica dello smartphone, una porta USB di tipo A e una porta 12 volt.
Cosa bella che mi piace parecchio è la leva del cambio con i suoi dettagli blu, situata appunto sulla console centrale, dove troviamo anche i selettori Drive, Sport, Comfort ed Eco Pro, ed inoltre il grande rotore centrale dell'infotainment. Non è affatto un problema andare a utilizzarlo perché non distrae alla guida. A seguire poi troviamo un bracciolo comodo che cela un pratico vano portaoggetti ammorbidito con della gomma nella parte inferiore, che ospita una luce di cortesia e una presa USB, qui però di tipo C. Ad avvolgerci all'interno dell'abitacolo, circoscritto da queste lunghe strisce LED, ci pensa una comoda seduta in ecopelle vernasca nera nell'esemplare in prova per noi, e guardandolo attentamente possiamo notare oltretutto queste cuciture a contrasto blu o azzurro che richiamano un po' l'anima elettrica di questa serie 4. Peccato, ahimè, che per avere le regolazioni però completamente elettriche bisogna mettere la mano alla lista degli optional, che però va ricordato nelle vetture elettrificate di BMW non è poi lunga e sconfinata come in quelle termiche. Infatti diciamo che le elettriche hanno già di loro una buona dotazione. E sollevando nuovamente poi lo sguardo e ritornando con la vista in zona cruscotto, è d'obbligo menzionare l'ottimo volante ben strutturato con al suo interno i comandi classici fisici dentro le razze, che gestiscono appunto a destra l'infotainment ed a sinistra i sistemi ADAS, che qui troviamo al completo. Secondo me poteva però essere un pochino più filante, un pochino forse meno cicciotto. Sedendoci dietro poi i passeggeri trovano un ambiente non troppo ampio, disturbato forse dalla presenza del tunnel centrale, qui inutile perché ospita nelle versioni endotermiche la trasmissione. Qui invece sui 4, ricordiamolo, abbiamo motore e trazione tutte sul posteriore. Ma devo dire che due passeggeri di media statura viaggeranno sicuramente comodi, includendo anche all'esperienza del viaggio i comandi del clima centrali, le due prese di tipo C lì sotto e questo bellissimo poggiabraccio molto utile. Difficile però chiaramente utilizzarlo se si entra qui dietro. Un vero peccato che BMW abbia deciso di non osare differenziare veramente le versioni elettriche da quelle termiche. Qui sarebbe stato molto più utile, ad esempio, avere più spazio. Ma per dare un giudizio completo, ragazzi, bisogna sicuramente guidarla, quindi salite a bordo con me e allacciate le cinture. La cosa più bella, ragazzi, è proprio questa: la disponibilità di potenza del motore. È proprio lì, pronto ad attendere che noi pigiamo sul gas, tra virgolette, perché ormai non è più gas, ma non si avverte assolutissimamente alcun lag. L'auto è subito pronta e di cavalli ce ne sono veramente tanti. Questo tra l'altro è il modello 40, quindi quella solo col motore posteriore, ed è probabilmente più divertente anche di quella che ha due motori, ossia le 50, che spero di provare molto presto. Ma qui oltretutto basta schiacciare un pulsantino per disabilitare completamente la trazione, e allora lì ci si diverte veramente tanto. La si inserisce in curva, si preme leggermente il pedale dell'acceleratore e comincia già a far sentire tutti i cavalli sul posteriore. Il retrotreno, che devo dire rimane comunque bello attaccato a terra. L'auto ha una batteria da 80 kWh, quindi insomma è abbastanza pesante, tutta bella giù in fondo, e quando si schiaccia non c'è niente da dire. BMW ha fatto veramente un ottimo lavoro, sospensioni, ammortizzatori, insomma tutto è studiato per farvi provare veramente un piacere di guida in stile BMW. Poi trovo molto comodo tenere appoggiata la mano destra sul cambio, che chiaramente qui è semplicemente un cambio avanti e indietro, perché ovviamente l'auto non ha la doppia marcia e non ha marce eccetera eccetera. Vabbè, e tra l'altro non si può neanche tenere la mano sul cambio, però fa niente, teniamo la mano qua sopra. E la teniamo sul volante, che trovo essere un pochino forse troppo ciccione, come vi ho già raccontato prima, e forse un pochino troppo grandi questi pulsanti, che però sono
abbastanza precisi, devo dire, non si fa fatica a trovarli, la ghiera, pur essendo in plastica, è comunque buona al tatto, e tutta la parte, diciamo, di ADAS eccetera è gestita direttamente dal volante, quindi non dovrete schiacciare pulsanti strani. Ci sono tutte le leve qua dietro, la frenata rigenerativa di tipo B, che è una e-pedal drive, è possibile andare a selezionarla attraverso il selettore direttamente della marcia, cosa che trovo veramente molto comoda. Forse avrei preferito dei pedal dietro il volante, però devo dire che anche così non è affatto male. Per il resto, ragazzi, la qualità dell'abitacolo, il comfort percepito quando si sale su una BMW i4 è decisamente alto, e i soldi che insomma si va a pagare probabilmente sono anche forse in corrispondenza della qualità con la quale è stata costruita quest'auto. E ragazzi, quasi dimenticavo di ringraziare il gruppo Monera che ci ha prestato quest'auto per fare il test drive. Mi raccomando, se avete bisogno di un'auto, siete di Brescia, gruppo Monera. Un'altra cosa buona che ho potuto notare è il freno. Il pedale del freno, ragazzi, è veramente molto diretto, né troppo morbido né troppo duro, dà una buona sensazione, dà un buon feedback. L'auto veramente sul freno, BMW ha fatto tanta roba, sa come fare auto, c'è da dirlo. Ecco, una cosa sulla quale invece avrei preferito che BMW avesse insomma lavorato un po' di più è il raggio di sterzata, perché è un pochino troppo ampio. Avrei preferito appunto che fosse più stretto, però chiaramente nelle manovre ci vengono tanto in aiuto gli ADAS. Ma ragazzi, nel frattempo che io insomma vado un pochino a divertirmi, voi aspettate qui che vi devo parlare dei prezzi e di tutto il resto. Devo dire che BMW ha fatto un ottimo lavoro su questa i4, distinguendosi dall'andamento del mercato, riuscendo a proporre al pubblico una vettura elettrica a baricentro basso e dalle ottime doti dinamiche e con la trazione al posto giusto. Credo infatti che anche gli irriducibili nostalgici del termico riusciranno ad apprezzare questo piccolo concentrato di tecnica e innovazione. Per mettersi in garage una vettura di questo calibro, l'utente finale deve tenere in considerazione però di spendere una cifra che parte da 60.000 euro. La vettura che abbiamo testato insieme oggi, ad esempio, si aggira attorno ai 75.000. Considerate che però alcuni optional mancano, come ad esempio il tettuccio apribile e le regolazioni elettriche delle sedute anteriori. Quindi io comprerei quest'auto? Devo dirvi che sì. Budget permettendo, potrei anche consigliarvi l'acquisto. Questa vettura non vi farà rimpiangere il motore termico e anzi vi farà assaporare un nuovo modo di concepire la guida. Elettronauti, mi raccomando, vorrei sentirvi qui sotto nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate e nel frattempo noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!